Due volumi! Due volumi! Che incredibile, incredibile! Amici di Planet Spin, benvenuti su questo nuovo video, benvenuti qui sul canale. Oggi facciamo la prova in pesca di un nuovo kayak. Andiamo insieme all'amico Gennaro a provare il Big Mama Triken 330 e facciamo anche una comparazione con il mio kayak, che è un Hobie Compass. Ecco, facciamo una prova in mare, un'uscita in mare, poi seguiranno magari anche delle prove in lago, in fiume, ecco, per capire anche un po' i pro e i contro di questi due scafi. Gennaro è un novizio in questo settore e per cui dopo sentiremo anche quelle che sono le sue impressioni anche le sensazioni, ecco, che ha provato per l'utilizzo di questo nuovo mezzo di navigazione per lui. Dai, andiamo in pesca e cerchiamo di divertirci, magari di fare anche qualche bella cattura. La giornata è spettacolare, venite con me in questo video. C'è anche il nostro amico Gianmarchino, anche lui al battesimo con il suo Outback. Il nostro amico Gennaro ha approntato il suo kayak già con un ecoscandaglio, quindi è già pronto, ecco, per la pesca. C'è di serie, ci sono dei portacanne che sono anche questi qua indispensabili, e il Triken 330, che è un po' il figlio minore del Triken più grande e più ampio, è dotato di un sistema a pedali con l'elica. Quindi in questa sessione di pesca facciamo anche una prova per questo sistema di pedali, che è diverso dal mio, che sul Compass si utilizzano le nostre care amiche pinnette. Allora, la prima cosa da fare ovviamente è abbassare il timone, si prende la pagaia e si fa qualche metro per andare avanti. Poi usciti, ecco, di quel metro e mezzo d'acqua, posa la pagaia e abbassi i pedali. Ora tocca a me. È un momento sempre emozionante. Il kayak in acqua è sempre un'emozione. E poi il posto è veramente spettacolare, merita. Andiamo, ragazzi. Pochi metri, ho messo le pinnette e si inizia a navigare. È sempre una grande emozione, uno spettacolo. Marco già è al largo. Oh, non ti prendo, vedi che viaggi, stai viaggiando. Primi consigli, ecco, che mi sento di dare a Gennaro, che ha le sue prime esperienze. La prima cosa, deve trovare la posizione ideale per il sediolino rispetto ai pedali, in modo che gli facilita anche prendere qualcosa dal lato posteriore o dal gavone anteriore, e poi si sistemano le dimensioni, diciamo in lunghezza lungo il binario, diciamo, la posizione dei portacanne e dell'ecoscandaglio. Deve essere una posizione, diciamo, ergonomica, che ti permette, senza fare spostamenti in avanti e indietro sul sediolino, ma di arrivarci tranquillamente con le mani, come può essere toccare l'eco per muovere e fare qualche setup sull'ecoscandaglio, oppure allungarsi leggermente la mano per prendere la canna dal portacanna. Deve essere
tutto a portata di mano. Ora invece siamo in pesca, che dovrebbe essere il nostro obiettivo principale di questa giornata, e ho portato 2 canne per provare a seppie, una con un piombo che faccio scendere sul fondale e l'altra la uso al lancio, classico edging, e vediamo se rispondono. Anzi, vi confermo che c'è stata già una risposta, una piccola seppiolina ci è venuta a far visita, eccola qua, ve la faccio vedere e poi vi spiego anche l'attrezzatura che ho portato con me oggi. Una piccola seppiolina, per iniziare va più che bene, eccola qua. Una piccola seppiolina. Questa è un po' la selezione degli edge che ho portato oggi, misti per colori, dimensioni, grammatura. Ogni posto ha le sue regole in base alle condizioni meteo marine, soprattutto il sole, condizioni di nuvole. In base a questo scegliamo le nostre esche. Già sul canale ci sono dei tutorial che ho realizzato in merito all'edge, alla pesca della seppia in genere e anche del calamaro. Dateci un'occhiata. Questa è la montatura su cui ho avuto lo strike, come vi dicevo prima. C'è un piombo sulla lenza, poi c'è un terminale di 50 cm più o meno e gli ho messo l'artificiale senza nessun altro piombo ulteriore, oltre a quello che è già previsto sull'artificiale. In questo modo diamo più movimento, possibilità di movimento all'esca. Quest'esca ha anche un rattling interno, a volte funziona, a volte funziona meno, ma comunque ha sempre la sua valenza. L'altra canna invece ce l'ho sull'altra cannetta più lunga, classica da edging. Questa qua la tengo proprio sotto la barca, in questo caso sotto al kayak, faccio scendere a piombo. Una volta che l'esca e il piombo hanno toccato a terra, me ne accorgo perché non esce più filo dal mulinello, ovviamente. Gli do ancora un paio di metri e poi metto la canna nel portacanne. Ogni tanto gli do un colpetto verso alto per dargli un po' di vita e per capire se c'è o meno la seppia. Siamo sui 18-20 metri, quindi in questo caso qua 20-30 grammi di piombo possono bastare. Gli do ancora un altro metro e vediamo se riusciamo a prendere un'altra seppiolina. Dai! In merito all'azione di pesca, penso che ormai un po' tutti abbiamo capito come si pescano queste seppie, non c'è bisogno di essere così tecnici. Molte volte basta fare arrivare la nostra esca artificiale nella zona dove ci sono le seppie, solitamente in prossimità del fondo, e la seppia si aggancia. Quindi in questo caso dobbiamo avere sempre il controllo della nostra lenza artificiale in acqua, quindi non dobbiamo mettere la lenza in bando, ma sempre in tensione. Ogni tanto gli diamo un colpettino per dar vita al nostro artificiale, nel frattempo vediamo anche se si è agganciata la seppia. Io nella mia uscita di pesca oggi ho 2 canne, una con un piombo da 20-30 grammi in base anche al fondale dove mi trovo, della presenza di corrente soprattutto, e un'altra invece ho leggi soltanto con un piccolo piombetto sulla testa. Quindi in questo caso utilizzo 2 canne, una diciamo un po' più ignorante che la tengo nel portacanne, ogni tanto la muovo, e invece una che la uso per pescare a edging classico, anche al lancio. Questa è da incorniciare, è una cattura da incorniciare. Grande il nostro Jenny, al battesimo del kayak ha anche scappottato, e chi se lo sarebbe mai immaginato, Gennà? Grandioso, facci vedere questa bella seppiolina. Piccolina ma c'è, grande.
Allora, quando le condizioni lo necessitano in qualche modo, ci troviamo in ecco, assenza di vento, poco scarroccio, possiamo utilizzare il kayak, che sia a pedale, a pagaia, ma anche la barca, il belly, ecco, qualsiasi mezzo su cui ci troviamo, per fare una leggera traina alla seppia. Anche la traina alla seppia, ovviamente con tempi e modi giusti, porta dei risultati. Per cui adesso mi faccio una scandagliata di questa zona in modo da fare più acqua, perché ecco, il vento e la corrente sono un po' diminuiti e quindi utilizzo il kayak e i pedali in questo caso per coprire più spazio e vedere se c'è qualche seppia in attività in questa zona. Io utilizzo i pedali. Dovrebbe esserci un'altra seppiolina. Vediamo se riusciamo a portare l'acquadino. Presa parecchio lontano. Ho cambiato esca, ho cambiato colore. Ho messo un rosso acceso. E subito ha risposto, primo lancio. Un Tsuriken. Vediamo se riusciamo a portare l'acquadino, che non è mai semplice e scontato. Ah, si è staccata qua sotto proprio. Vediamo se si è ributtata. Penso che dovrebbe essere lei, perché sento lo stesso peso. Vediamo se siamo fortunati. Ho preso e ho perso seppie anche 4-5 volte, quindi dopo la delusione, ecco, che c'è nel vederla arrivare sotto l'acquadino e perderla, di solito ho sempre quella grande sensazione, ecco, di sicurezza, che se la seppia non si è punta in modo forte ritorna. E vediamo se siamo fortunati questa volta. Vediamo. Potrebbe essere lei, come potrebbe essere un'altra seppiolina diversa, la sorellina. Mi sembra che quella là era leggermente più grande, però lo sapete, sono sempre i pesci più grandi che si perdono, per cui va bene, accontentiamoci di questa. Ve la faccio vedere subito. Ecco. Eccola qua. Questa è la seppiolina e questa è l'esca Tsuriken e anche Rattling. Eccola qui la seppiolina, ci è venuta a fare compagnia, ci fa molto piacere. Eccola qua, una bella seppiotta con lo Tsuriken. La mettiamo dentro al nostro cassettino. E sono 3. Dai! Sta passando anche una bella pattuglia dei carabinieri e vediamo un po' come si comporta il Triken per quanto riguarda, ecco, quest'onda che è generata dalla barca. Vediamo come si comporta, anche se non dovrebbe esserci problemi, però giusto per farvi rendere conto. È una bella onda, eh? È una bella onda, sì. Sì. Paura, Però, ovviamente, Gennaro, da navigatore esperto, si è messo di prua, ha tagliato l'onda a 35-40 gradi e il problema è stato risolto in un batter d'occhio. Grande Jenny. Oggi è l'occasione in questa nostra pescata
anche di provare un po' gli scafi. E il nostro Gianmarco c'ha il nuovo Outback. Ciao a tutti. Che viaggia, facci vedere come viaggia, dai. Con, ecco, io ho il motore e le pinne e Gianmarco mi tiene in testa solo con le pinne. L'Outback è uno scafo grandioso, davvero secondo me un equilibrio ottimale per chi pratica la pesca dal kayak, sia per la pesca in mare ma anche per i grandi laghi. Io ho il mio motore che mi dà un po' di supporto. Sì, c'ho anche io delle marcature. Ora siamo sui 16-17 metri. Andiamo ai limiti della boa e ci facciamo tutta questa scarrocciata qui a seppie. Proviamo in questa zona che è una buona zona. Abbiamo fatto qualche seppia anche prima. Ha una bella forza. Vediamo se riesco a farvela vedere. No, si è mollata. Su questa, è venuta su questa. Vediamo se siamo fortunati sull'altra cannetta. Chissà se è la stessa seppia o è un'altra. E se è mollata anche questa, giù che lo bastardo. Dovrebbe essere una bella seppiolina. Purtroppo mi si sono accavallate le canne. Difficilmente riuscirò a salirla. È una bella seppia, penso. Spero. Ne ho perse troppe stamattina. Se perdo pure questa veramente mi sento male. Ammesso sia una seppia perché non è detto. Perché è un polipone, è un polipone, perché è un polipone, mamma che bello, mamma che bello, che spettacolo, mamma che bel polipo, bellissimo, due polipi, due polipi, incredibile, incredibile, ma vero, due polipi su una totanara, grande Zurichen. Due polipi, che spettacolo, mamma mia. Due polipi è veramente una questione di fortuna, penso. Due polipi, bellissimi. Vi faccio vedere, sono due. Questo è l'altro. Dopo la cattura dei polpetti, dei bei polpi, vi faccio vedere di nuovo, li ho messi dentro la cassetta ma stanno per uscire. Eccolo, mannaggia. Facciamo retrofront anche perché si è fatto un certo orario e per il momento la pescata finisce qua, ora rientriamo alla base. Siamo giunti quasi a riva. Questa è la zona, la bellissima zona dove abbiamo fatto il varo stamattina e dove torneremo a riva ora. Dai, pedali con l'ausilio del motore.
Ora fermo il motore, lo alzo, metti i waters e i calzari, alzo le pinnette, prendo la pagaia e mi avvicino alla riva. Ecco le pinnette su, ecco la pagaia, timone su e andiamo a riva. Ora faccio una veloce prova del Triken. Però devo dire la verità, me lo aspettavo più pesante. Io non ho provato l'altro, però non ci ho provato bene. Da sopra devi, capito come si fa? Kayak in acqua. Facciamo questa prova del Triken. Ok. Allora, dicevo a Gennaro, ricordiamoci di mettere l'elica perpendicolare, usciamo un attimo fuori. Abbassiamo il timone. E poi facciamo l'azione più delicata. Abbassiamo l'elica, ovviamente deve essere perpendicolare al foro. E poi gli mettiamo il ganciotto del sistema di pedale. Serviamo questi molloni. La mia prima pedalata. Comodo. Vado ad accelerare un po'. Simpatico. Faccio la mia prima prova su un kayak a pedali con l'elica. La spinta sì, la spinta ci sta. Basta accelerare un po'. Facciamo una prova di virata. La prova di virata serve soprattutto negli spazi stretti, come può essere il fiume, il lago, le cave, soprattutto per chi pesca a basso. Ecco. La seduta è abbastanza comoda. Sì, la seduta è abbastanza comoda, mi sento leggermente più alto. Ovviamente faccio un paragone con il mio kayak, che è un però a bordo è abbastanza sicuro. Faccio una prova a mettermi in piedi, in questo caso. A bordo entra poca acqua. Ovviamente oggi condizioni di mare spettacolarmente calmo, però bisogna fare delle altre prove. Io riesco in piedi. Abbastanza comodo. Timone in posizione ergonomica, sì. Questo è un portacanne, un altro portacanne e l'ecoscandaggio. Qui c'è il sistema per la batteria e sotto c'è uno scasso che arriva alla sonda trasduttore dell'ecoscandaggio. Qui c'è la pagaia e qui dietro c'è ancora un vano per mettere gli oggetti. Un altro portacanne da incasso e uno a sinistra. Triken 330. Alzo i pedali, l'elica deve essere anche in questo caso
gli metto il supportino. Amici di Planet Spin, la pescata, l'uscita in pesca, ecco, finisce qua. Ho fatto un primo test del Triken 330 e ovviamente servono ancora altre ore di pesca, altre prove per ecco, dare anche delle opinioni personali. Per il momento vi ringrazio per la visione di questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti e come sempre un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi!